io da piccolo avevo come dotazione tecnica il cosiddetto mangiadischi, anche perché sono stato piccolo tantissimi, tantissimi anni fa. E lo stereo di casa dove si ascoltavano i padelloni non me lo facevano toccare. Quindi col mangiadischi io ascoltavo tantissimi dischi dei miei, prevalentemente Mina e Celentano, se dovessi ricordarmi in modo preciso qualcuno in particolare. Il primo disco che ho rubato, anzi la musicassetta che rubai a mio padre dallo stereo della macchina, era quella di Parole d'amore scritte a macchina di Paolo Conte. L'album italiano che insomma in tutte le classifiche è risultato come il più apprezzato è Wow dei Verdena. Però i Verdena sono una band che anche dal vivo dà filo da torcere ai gruppi più blasonati in ambito di nuovo rock. È già relativamente noto, però sicuramente rispetto al pop classico e canonico, magari fare un giro nella discografia, qualunque possa essere di Capossela, a una persona che arriva da fuori lo consiglierei. Ma parlando di gruppi allora, non propriamente emergenti, perché è una band che ha all'attivo diversi album, penso che fra i testi migliori mai scritti di recente nella musica italiana ci sono i testi di Virginiana Miller. Parlando di emergenti, trovo carini e curiosi questo cantautore che passa sotto lo pseudonimo di I Cani. A me piacciono molte cose a livello di liriche e di testi dei Baustelle, ci sono delle cose che mi piacciono, quindi Bianconi e poi Vasco Brondi, La luce della centrale elettrica. Allora, in Italia, durante i nostri concerti, l'aspetto del testo delle parole, di cui io mi occupo prevalentemente insieme a Samuel, è un aspetto importante, nel senso che le persone proprio cantano i pezzi dall'inizio alla fine. All'estero ovviamente questo succede di meno, succede in quanto spesso c'è anche del pubblico italiano. E quindi vengono privilegiati gli aspetti più di impatto, che comunque sono indispensabili, perché il nostro concerto è proprio fatto di tutto un equilibrio fra questi ingredienti. Ma il pubblico italiano con il quale sono entrato in contatto all'estero è in larga percentuale il pubblico composto dai cosiddetti cervelli in fuga. Esistono, non li abbiamo visti, li abbiamo toccato con mano. È un pubblico composto da persone che hanno dei consumi culturali decisamente più attenti, che hanno esigenze più profonde rispetto alla media del pubblico italiano, questo sicuramente. Quello che sicuramente manca non ha tanto a che fare con la musica e con i musicisti, ma con gli aspetti manageriali. Mancano delle figure anche un po' ambiziosi di manager capaci di sbloccare dei meccanismi che hanno a che fare con la distribuzione. Oggi è illusorio il fatto che la rete possa supplire all'estero alla distribuzione fisica, perché molto spesso si ha difficoltà ad avere i propri brani sulle piattaforme straniere. Se dovessi dirti io dove vorrei andare a vivere, non lo so, a me piace, sono un animo malinconico, quindi io finirei una casetta a Reykjavik. La prima cosa che mi mancherebbe è la lingua perché amo davvero molto l'italiano, mi mancherebbero anche i dialetti, ma noi avendo la fortuna di fare i musicisti e girando per tutta Italia hai davvero la possibilità di ascoltare tutte le lingue parlate in italiano. Mi mancherebbero quelli che si chiamano i landscapes, quindi quello sì, effettivamente noi abitiamo in Piemonte, io sono affezionato a questa regione, ma in realtà mi piace tutta l'Italia. Ne avevo ancora una. Mi lascerei alle spalle rispetto all'Italia il disordine, mi lascerei dietro naturalmente questa classe politica di gente deficiente, nel senso latino del termine, quindi non c'è querela, manca veramente di qualcosa, possibilmente di spessore, e mi lascerei alle spalle l'ignoranza che ormai sta un po' dilagando rispetto ad altri posti d'Europa. Al momento mi incuriosirebbe molto provare a vivere nell'Europa, insomma da Berlino in su. Ecco, Berlino potrebbe essere un buon punto di partenza. Allora, dell'Italia io patisco la frustrazione che si prova nel vedere un paradiso potenziale bloccato. Un'altra cosa che lascerei volentieri all'Italia, se dovessi separarmene, è un aspetto che in molti trovano fastidioso, sicuramente molti ragazzi che poi decidono di vivere professionalmente altrove, è la mancanza di una percezione di meritocrazia. La mancanza di cura per l'ambiente,
per l'ambiente e per il paesaggio soprattutto, considerando sempre le risorse di partenza sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista del patrimonio architettonico. Beh, la cosa che mi mancherebbe dell'Italia è l'abbandonare un luogo, un mondo che è fatto di tantissimi mondi, tutti diversi tra di loro. Un'altra cosa che mi mancherebbe dell'Italia è la genialità che trovi a ogni angolo di strada in ognuno di questi mondi che compongono l'Italia. E l'ultimo aspetto, beh, voglio dire, il cibo penso che mancherebbe a qualsiasi italiano, ma con il cibo anche, diciamo, una mentalità che è fatta di cura di tutti gli aspetti che fanno veramente, che compongono veramente il benessere.